Ragazzi, DJI questa volta è davvero nei guai e ci sta chiedendo aiuto. Questo è il messaggio che DJI ha pubblicato sui suoi social poche ore fa ed è davvero preoccupante. Ve lo leggo e traduco per vostra comodità, poi lo commentiamo. Si prevede che un disegno di legge contro DJI verrà presentato al Congresso degli Stati Uniti a giugno, quindi questo mese, il che avrebbe un impatto sull'accesso degli operatori statunitensi ai droni DJI. Questo vale per l'uso ricreativo, commerciale e governativo. Se le autorizzazioni FCC di DJI venissero revocate, gli operatori statunitensi non sarebbero più in grado di accedere ai nuovi droni DJI e potrebbe addirittura essere necessario mettere a terra le loro flotte di droni esistenti. Questo disegno di legge si basa su affermazioni inesatte e contraddice un approccio politico basato sulla tecnologia che alzerebbe il livello della sicurezza dei droni in generale. Ragazzi, qui la situazione si fa davvero complessa e no, non stiamo più scherzando, questa volta rischiamo davvero che DJI scompaia dal mercato occidentale. Ma come, Michele? Qui si parla solo di Stati Uniti? Esatto, ma passare dagli Stati Uniti all'Europa, credetemi, è un attimo. DJI, vi ricordo, essere un'azienda cinese e questo è il principale motivo di avversione da parte degli Stati Uniti ai prodotti, nello specifico ai droni della DJI. Già in passato DJI è stata non bannata, ma diciamo messa in una lista di controllo da parte degli Stati Uniti, e ve ne ho parlato in più di un video, per diversi motivi legati specialmente a fini militari e politici. Insomma, ragazzi, è sempre un enorme giro di soldi e di potere. Ora, quanto ci sia di vero in tutta questa storia da parte degli Stati Uniti o da parte della Cina di DJI, io non lo so, ovviamente. Sono un semplice appassionato di droni come voi che state guardando questo video, ma quello che mi interessa è il fatto che rischiamo di non aver più accesso a nessun drone DJI se l'azienda cinese dovesse essere davvero bandita dal mercato americano e successivamente, molto probabilmente, anche da quello europeo. Se i droni DJI venissero davvero bannati, volare con un loro drone che sia anche un semplice DJI Mini sarebbe per assurdo illegale, nonostante noi avessimo magari acquistato quel drone quando l'azienda era ancora perfettamente legittima. E questo sarebbe un grosso colpo basso, ragazzi, non tanto per noi hobbisti ricreativi che alla fine, a parte i soldi spesi per il drone, non abbiamo altre spese, ma specialmente per chi utilizza i droni DJI a fini professionali. Pensate ai fotografi, videomaker, chi utilizza droni per i matrimoni, clip, insomma sarebbe un disastro e le alternative DJI non è che siano poi così valide. E DJI sembrerebbe essere davvero disperata questa volta, a tal punto da chiedere aiuto a noi. In che modo? Tramite un form da inviare al congresso, ai politici americani, per chiedere di rivedere queste decisioni, questo possibile ban FCC, quindi dagli Stati Uniti. Ora, ragazzi, io non so se questo form sia valido solo per i cittadini americani, statunitensi, penso proprio di sì. Comunque vi leggo quello che dice questa pagina e poi vi lascio il link per questo form, dove nel mio canale Telegram TechBestEars, linkato qui sotto in descrizione video, entrateci e cercate DJI ban, troverete il link per accedere a quello che vi sto per leggere. Il Congresso degli Stati Uniti sta attualmente valutando il Countering CCP Drones Act, insomma roba complicata, che impedirebbe ai nuovi prodotti DJI di arrivare sul mercato degli Stati Uniti e potenzialmente revocherebbe le autorizzazioni FCC per i droni esistenti, e questo l'abbiamo già letto. Hai letto bene, questo disegno di legge mira a impedirti di acquistare gli ultimi droni DJI e potrebbe potenzialmente mettere a terra i tuoi droni esistenti, indipendentemente da come li usi. Sfortunatamente questa cattiva idea sta prendendo piede nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti con il Comitato per i Servizi Armati, che include il Countering CCP Drones Act nella bozza della legge. Per proteggere il nostro settore e garantire che gli utenti di droni possano selezionare i migliori droni per il lavoro, dobbiamo essere espliciti in opposizione. La buona notizia è che c'è ancora tempo per parlare apertamente e dire
ai vostri registratori di opporsi a questo disegno di legge, potenzialmente paralizzante per il settore. Ma per favore non ritardare, prenditi solo 30 secondi per compilare il form sottostante. In parole povere, questo disegno di legge avrebbe un enorme impatto negativo su milioni di americani che utilizzano questi droni per la sicurezza pubblica a scopo commerciale e ricreativo. Ostacolerebbe gli sforzi di sicurezza pubblica mettendo in pericolo vite umane e ridurrebbe drasticamente il mercato dei droni, con conseguente aumento dei costi e carenza di prodotti per tutti gli utenti. Quelle che vi ho appena letto e tradotto sono parole messe nero su bianco dagli avvocati, dalla squadra di avvocati DJI, perché la situazione questa volta è davvero nera. Quello che hanno scritto è verissimo. Se DJI venisse bannata dal mercato occidentale, la concorrenza, che ragazzi, parliamoci chiaro, quali droni sono rimasti della concorrenza in grado di competere con DJI in tutti i settori? Pochissimi, per non dire nessuno. Dicevo, la concorrenza sarebbe in grado di occupare quella fetta di mercato fino ad oggi occupata da DJI, sarebbe in grado di fornire droni validi e allo stesso tempo a prezzi competitivi, come ha fatto nel bene e nel male DJI in tutti questi anni, ad un pubblico vastissimo fatto da hobbisti, ricreativi, professionisti, ma anche settori che utilizzano i droni per ricerca e soccorso, per attività più specifiche. Insomma, sono domande legittime e spero che qualcuno sia in grado di dare una risposta. E questo è quanto, ragazzi. Non so perché su YouTube Italia nessuno stia parlando di questo messaggio DJI che è potenzialmente apocalittico per il settore dei droni. Sembro essere l'unico imbecille che mette in guardia la community di appassionati di questo mondo. Io faccio quello che devo, faccio quello che posso. Ve l'ho comunicato con un video, ora la palla la passo a voi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, dite la vostra. Se siete più pratici di me, fatemi sapere se il form della DJI è compilabile anche da noi non residenti negli Stati Uniti. Insomma, stiamo a vedere cosa succederà. Io ovviamente vi terrò aggiornati prossimamente con nuovi video, nuove informazioni sia qui su YouTube, sia nel mio canale Telegram, sia sul mio gruppo Facebook. Entrateci, ci sono tutti i link qui sotto in descrizione video. E sono davvero molto preoccupato. Vabbè ragazzi, condividete questa notizia a tutti i vostri amici e se volete supportarmi lasciatemi un like, iscrivetevi al canale che conta già oltre 107.000 iscritti. Grazie a tutti, io vi saluto, vi auguro buon volo con il vostro drone finché ce ne daranno la possibilità e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!